Bentornati, una nuova puntata, questa volta in diretta, quindi ringraziamo anche tutti coloro che si sono sintonizzati all'ultimo, è un po' un evento quello che abbiamo fatto, l'argomento lo avete chiesto voi a gran voce, è il primo di un appuntamento che faremo anche dedicati all'argomento, vedremo anche su più sfaccettature, ma io intanto comincio a ringraziare un'amica che ritorna seppur virtualmente insieme a me, ve la presento anche a voi. Tea, ciao, come stai? Hare Krishna, Om Namah Shivaya, bentrovati, sono molto felice di essere qua e grazie Gianluca per avermi invitata. È sempre un piacere, poi tu sei bellissima, stai facendo un sacco di cose stupende, io ti seguo, non ci vediamo di persona da un po', avrei preferito ospitarti di persona, ma ci siamo detti o la cominciamo a farla virtuale o non sappiamo quando si potrà, quindi io ti ringrazio anche doppiamente perché anche virtualmente ti sei collegata con noi. Certo, ho dei bellissimi ricordi di quella nostra prima intervista che i tuoi followers possono guardare su YouTube perché è su YouTube e quindi Sì. è un grande onore per me tornare. Ecco, fa parte un po' di quelle tematiche facciamo finta che, quindi ancora non c'era un contenitore, ma già grazie a te, grazie a Savio, grazie al grande Giorgio Cerquetti che cominciamo subito a salutare, e io ti ho Mm. conosciuto tramite lui, cominciavamo un po' a entrare in questi argomenti. L'argomento è piaciuto un po' a tutti quanti, oggi parleremo di yoga e di mantra. Lo andremo a fare insieme a te, ma prima di tutto salutiamo anche tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in live perché è anche una diretta, se avete delle domande le potete fare su YouTube, quindi mi scrivete domanda e mi fate la domanda e io di tanto in tanto andrò a leggere tutto ciò che ci state mandando. Tea, partiamo proprio da un libro, dallo yoga e poi facciamo un viaggio in India insieme a te. Va bene. Vai! Il, il libro di cui hai parlato è il mio ultimo libro, il mio primo libro in realtà, si chiama La conoscenza spirituale dello yoga ed è un libro che tratta dello yoga come stile di vita. All'interno ha due CD con i mantra ed è un grande approfondimento su quello che sono questi suoni spirituali che liberano la mente, che fanno bene a corpo, mente e spirito e che riescono a riequilibrare a livello sottile tutti i nostri canali energetici che vengono chiamati nadi attraverso proprio la ripetizione di questi suoni sacri che da migliaia di anni maestri spirituali hanno divulgato e hanno trasmesso a tante persone, a tanti individui. Ho deciso di scrivere questo libro proprio per aiutare le persone a immergersi nella pratica dello yoga, dei mantra, ad approfondire la conoscenza dei chakra, proprio per entrare in sintonia con uno stile di vita diverso, positivo, che in Occidente è una novità, ma che in India va avanti da migliaia di anni e ha dato origine poi tutte anche alle altre spiritualità che si sono manifestate in altre parti del mondo. L'influenza vedica è sempre stata molto presente e quindi è un ritorno alle origini, un ritorno alle sorgenti della spiritualità planetaria e l'Himalaya, l'India, lo yoga, i mantra e queste antiche conoscenze che hanno veramente il grande potere positivo e straordinario di trasformarci in modo veramente reale e consapevole, positivamente consapevole. Io ci tengo anche a partire da quello che è il tuo percorso iniziale, perché è stato proprio l'incontro con Giorgio Cerquetti, con cui ci colleghiamo di tanto in tanto, che ti ha proprio cambiato la vita, perché tu nasci musicista, perché hai una splendida voce, ma ti ha proprio cambiato una visione, ha cambiato proprio il genere e ti ha dato quello che ti ha indicato un po' una via. Ci vuoi raccontare di quell'incontro?
Ah sì, io a 23 anni ho avuto la fortuna di incontrare Giorgio, che è uno scrittore spirituale, ha fatto tante conferenze gratuite, e un orfanotrofio, un lebbrosario a Rishikesh, porta avanti tanti programmi umanitari in India e anche in Italia. Quindi quando ho avuto 23 anni ho avuto proprio la fortuna di entrare in contatto con lui e con questa conoscenza spirituale. Giorno dopo giorno, iniziando a praticarla e iniziando ad avere il coraggio di conoscere me stessa, perché poi ci vuole molto coraggio, ho iniziato a capire la potenza di questo stile di vita. Negli anni più conosco, più mi rendo conto che ho tanto da conoscere ancora, quindi è un continuo rinnovarsi per quanto mi riguarda nell'applicazione di questo stile di vita, poiché ogni parola che viene detta dai maestri, dagli antichi maestri dell'Himalaya e da queste antiche conoscenze, quando inizi a praticarle capisci che ci sono livelli sempre più profondi in cui anche le stesse cose le puoi praticare, come per esempio la compassione, favorire la propria pace mentale, trattarsi bene, capire che cosa vuol dire amarsi, amare gli altri e lasciarsi amare. Quindi per me è un continuo scoprire questa conoscenza che poi mi ha portato a fare anche tanti viaggi, a incontrare tante persone, mh, a entrare in contatto con tante realtà grazie a cari amici che mi hanno aiutato, grazie a Giorgio e grazie insomma al buon karma che ho creato abbracciando questo stile di vita. Mm, mm. Ecco, mi colpisce sempre, ogni volta che ci incontriamo ti chiedo di raccontarci di qualche aneddoto, di qualche viaggio che hai fatto, perché tu stai veramente girando il mondo, ma ci sono anche dei racconti che mi hai fatto riguardo a cose un po' così strane accadute in India, quindi un po' a sincronicità che ti è capitato di vivere. Se ce ne vuoi raccontare qualcuna, così anche i nostri amici da casa possono capire anche di che cosa stiamo parlando, perché fa veramente effetto. Sì, allora l'India è una terra sacra. L'India è il bacino spirituale da cui tutte le altre spiritualità poi derivano, quindi è proprio la sorgente di una conoscenza che è millenaria. Quindi quando hai un legame karmico, come nel mio caso, con quel luogo, con quei posti, con le persone che vivono là, e iniziano quando vai poi in India, nel mio caso mi sono successe tantissime sincronicità, ho avuto la possibilità di incontrare maestri spirituali di varie tradizioni. Uno in particolare mi ha preso sotto la sua ala e ultimamente grazie a lui ho fatto concerti in India e in America. Il video che stavate mandando in questo momento l'ho girato a Mayapur, nella sacra terra del Bengala. Il Bengala è un altro luogo in cui tanti maestri spirituali sono nati e da cui hanno poi iniziato a trasmettere la conoscenza, come Swami Vivekananda, come Paramahansa Yogananda, come Ananda Moima, come Swami Bhaktivedanta Prabhupada. Quindi in particolare il Bengala, che è un luogo in cui ho vissuto qualche mese nel 2019, nel 2020, per me è stato un grande ritorno. Io sento che vivevo in India in vite precedenti e quindi andando in India, conoscendo questi grandi personaggi e avendo anche a che fare con la vita quotidiana dell'India, ho sempre di più la conferma che io vengo da quei luoghi che sono profondamente collegata sia all'antica filosofia indiana che proprio a quella terra geografica. Anche per quanto riguarda i mantra, io non ho mai fatto in questa vita un percorso accademico, ma è stato veramente un ricordare
questi suoni e la mia pronuncia, il mio modo di dirli. Anche in India mi hanno sempre fatto i complimenti gli indiani stessi, in questo caso i bengalesi, quando mi trovavo in Bengala, che erano stupiti di vedere una giovane donna bionda, occidentale, con la pelle bianca, che diceva i mantra meglio di loro a volte, mi dicevano, perché comunque ogni stato dell'India ha un po' il loro accento, no? C'è l'accento bengalese, l'accento tamil, ci sono vari accenti in tutta l'India e varie lingue e loro mi facevano tanti complimenti per la purezza di come io pronuncio il sanscrito, ma è qualcosa che viene da vite precedenti e anche nel mio libro, siccome ci sono 2 CD in questo libro, uno di questi 2 CD l'ho registrato proprio a Calcutta con musicisti indiani e lì potete sentire proprio la vibrazione sacra di quelle terre e ascoltandolo potete sentire come i mantra pronunciati bene e con una certa atmosfera hanno veramente la capacità di rigenerarci, di favorire il nostro stato naturale di serenità nonostante tutto e di pace mentale, che è la cosa più importante e che adesso manca. Mi piacerebbe, dato che stiamo parlando del mio libro, per chi lo volesse, io lo spedisco personalmente e quindi se volete mi potete scrivere alla mia mail teacrudi, Thea crudi, chiocciola yahoo.it e io ve lo manderò con una dedica personalizzata, quindi mi farebbe molto piacere ricevere le vostre mail se lo desiderate. Ecco, fra l'altro, queste tematiche, noi ci conosciamo da diversi anni, ma da questo cambiamento epocale avvenuto nel 2020, sempre più persone, secondo me, sentiranno l'esigenza di avvicinarsi ad alcune tematiche e fa riflettere quello che sta accadendo proprio in questi giorni in India, dove poche sere fa era la notte dedicata a Shiva, a cui io sono molto legato. Poi c'è stata la Kumbh Mela, insomma migliaia, centinaia e centinaia di migliaia di persone che si stanno incontrando e stanno celebrando le proprie festività. Questo fa sicuramente riflettere un po' su una visione mondiale, senza scendere troppo nei dettagli, però so che anche molte persone stanno un po' riprendendo degli accenni che c'erano stati negli anni scorsi e si stanno riavvicinando a queste tematiche, di conseguenza ti ricontattano e ti dicono ma sai che avevi ragione, ora mi risuona un po' quello di cui mi parlavi. Ti capita? Sì, ma è notevole che da quando è iniziata la Kumbh Mela, che è stato l'unico festival spirituale che è accaduto in questo periodo storico nel mondo, perché tutto il resto era fermo, invece la Kumbh Mela è stato l'unica manifestazione di grande assemblamento che è stata permessa sul pianeta Terra. Quindi già questo è notevole. E durante questi giorni, che è iniziata a fine gennaio la Kumbh Mela, quindi è una festività che dura anche del tempo e durante questo periodo è molto interessante come il livello di contagi da coronavirus si sono abbassati e in India facevano proprio, uscivano continuamente notizie anche sui giornali nazionali come il caso indiano era molto interessante, che la curva dei contagi si fosse abbassata tantissimo in concomitanza poi con questo festival. Quindi è un festival spirituale. Che cos'è la Kumbh Mela? È una festa sacra che esiste da migliaia di anni in cui sadhu, mistici, ricercatori spirituali, maestri scendono dalle montagne o da luoghi spesso impenetrabili perché molti di loro vivono isolati dalla società, ma si riuniscono per un periodo particolare in una delle 4 città sacre
in cui, secondo l'antica tradizione vedica, migliaia di anni fa è caduta una goccia di Amrita, questo liquido, questo nettare dell'immortalità. Amrita vuol dire non morte, infatti anche la parola amore viene da amors in latino e a sua volta da amrita in sanscrito, che vuol dire non morte, ciò che non muore. Quindi la Kumbh Mela si sviluppa in queste quattro città sacre e ha un potere spirituale, questo incontro di tanti spiriti liberi, compassionevoli, notevolissimo, tanto che appunto anche per quanto riguarda il coronavirus l'India ha avuto un forte calo di contagi Ecco, anche e perché quindi la, è la foto che interessante. stiamo vedendo è proprio di quest'anno, quindi sembra veramente un'altra, è 2021, pochi giorni fa. Quindi Eh ecco, sì, a sì, sì, testimonianza sì, di quello sì. che stiamo raccontando. E fra l'altro, come dici tu, di questa Kumbh Mela, di questa manifestazione, si possono incontrare veramente degli yogi molto particolari, dei sadhu, ma anche gli agori. So che tu gli agori li hai incontrati e c'è un aneddoto che ti riguarda che se ti va di raccontarcelo, perché forse non tutti sanno chi sono gli agori, adesso la nostra regia metterà anche una foto, sono dei personaggi particolari, ecco, non regalano complimenti. Sì, gli agori sono, agori vuol dire senza paura, letteralmente, e sono una linea spirituale di yogi che ehm, vivono in modo molto intenso la liberazione spirituale e quindi il loro stile di vita è proprio riportare il sacro anche dove normalmente non viene vissuto. Per esempio, troviamo gli agori vicino ai crematori, dove spesso tante persone invece di vivere in modo spirituale il momento in cui lasciano il corpo o qualche caro, qualche persona cara lascia il corpo, la vivono come una tragedia. Ecco, e gli agori sono una linea spirituale di sadhu, di mistici, di guaritori che vivono in modo sacro ogni momento della vita e ogni dettaglio della vita, soprattutto i momenti più intensi come la morte. E per loro non esiste una parte del corpo che non va bene, tutto è sacro, tutto quello che è il nostro corpo è sacro e loro lo vivono pienamente e fanno delle esperienze spirituali importanti proprio per superare ogni tipo di paura e vivere senza paura, soprattutto la più grande delle paure che normalmente affligge la maggior parte degli esseri umani, e cioè la paura della morte. Per loro invece la morte non è qualcosa di pauroso, è un qualcosa di naturale ed è un qualcosa, anzi, un avvenimento importante della vita a cui è importante prepararsi. Prepararsi cosa vuol dire? Vuol dire meditare su quel momento, vivere in modo distaccato l'esperienza umana, vivere nel mondo senza essere del mondo. Io personalmente ero a Benares nel 2016, a Varanasi, nella città sacra cara a Shiva, e in cui Shiva migliaia di anni fa ha dato la sua benedizione e ha detto che chi lascia il corpo a Benares è benedetto dalla sua buona energia e può lasciare definitivamente il samsara, il ciclo ripetuto di nascita, vita, morte, rinascita, in cui noi siamo in questo divenire continuo qui nell'universo materiale. Quindi da migliaia di anni Kashi o Varanasi o Benares, pensa che questa città ha tre nomi, Kashi, Varanasi, Benares, ehm, accoglie milioni di persone da migliaia di anni che lasciano il corpo in quella città. Quindi Benares è uno di quei luoghi in cui vedi la nascita, la vita e la morte tutto insieme ed è una grande meditazione, tutte nello stesso momento davanti ai tuoi occhi. Ci sono dei ghat, i ghat sono delle scalinate che vanno verso il fiume Gange in cui poi le persone fanno delle abluzioni, ci sono vari ghat lungo la parte antica di Varanasi,
la parte edificata e antica, in cui si praticano vari tipi di pratiche spirituali. Una tra queste è appunto lasciare il corpo in modo consapevole, e in particolare Manikarnika Ghat è il Ghat in cui le persone lasciano il corpo. Io mi trovavo lì a Varanasi, proprio di fronte a Manikarnika Ghat, ma dall'altra sponda, in una parte della città che non è edificata. Quindi questo è un altro fatto molto interessante di Varanasi, che ha una parte della città che è tutta edificata, piena di templi, antichissima, poi c'è il fiume Gange che scorre nel mezzo, e dalla parte opposta invece c'è tutta una lingua di terra che non è edificata e che si spiega che sia dedicata a gli esseri disincarnati, cioè coloro che lasciano il corpo e passano dall'altra riva e poi escono dal samsara. Io mi sono ritrovata per una serie di sincronicità in una piccola tenda che avevano creato degli Agori Baba proprio, in questa parte di terra di Benares non edificata, e ho ricevuto tantissime benedizioni. C'è stata proprio una grande sincronicità, poiché proprio Giorgio mi disse, in quel momento mi mandò un messaggio dicendo: ho chiesto a Shiva che tu possa incontrare i nostri cari vecchi amici. In quel momento io sono entrata in questa tenda così fatta alla buona, messa su da questi agori. Sono entrata dentro questa tenda e ho incontrato questi agori Baba, che mi hanno salutato con l'antico saluto Shivaita, Hara Hara Mahadev, e il guru di questi agori ha detto: Shiva ha voluto il nostro incontro, perché noi stavamo per partire, avevamo il treno. Abbiamo il treno fra poche ore, quindi ci stiamo preparando per andare, però c'è un legame karmico tra di noi, un collegamento con Shiva che abbiamo in comune, e lui ha voluto che noi ci incontrassimo. Quindi mi sono trovata in questa bellissima sincronicità, e ho imparato tante cose, perché stando vicino agli agori, anche solo assorbendo questa energia che loro emanano, è molto speciale stare in loro compagnia. E la cosa bella che mi hanno detto appunto è che che hanno riconosciuto in me una di loro che è tornata lì con un corpo occidentale. Tra l'altro il Ecco, maestro è un esperto di mantra, un grande conoscitore di mantra, e mi diceva proprio che la Madre Divina mi ha dato questa benedizione di portare i mantra in Occidente. Mm, mm, mm. prima di parlare, perché poi così ci ricolleghiamo allo yoga, non tutti sanno che proprio il portatore dello yoga è stato proprio Shiva, che di solito lo si associa alla distruzione, alla trasformazione, a qualcosa di decisamente più potente, anche più distruttivo, ma in realtà insomma Shiva ha anche un lato da conoscere. Faccio una lettura, sono assolutamente d'accordo con Marina che riguarda un po' la paura, il terrore che in questo momento stiamo vivendo. Poi un sacco di complimenti per te, ci chiedono anche da cosa deriva il tuo nome, se puoi raccontare l'esperienza di Sedona, e poi vediamo poi anche altre domande che stanno arrivando per te, quindi l'esperienza di Sedona è un po' da dove arriva il tuo nome. Allora, prima volevo dire una cosa su Shiva. Shiva viene erroneamente classificato come distruttore, in realtà è trasformatore, trasformatore consapevole e positivo. E lui gestisce l'energia di trasformazione dell'universo, ed è considerato Adi Yogi, il primo yogi, Yogeshvara, il maestro dello yoga, colui che ha proprio incarna il messaggio dello yoga in ogni sua vibrazione più sottile, quindi e vive sul pianeta Terra, lui è qua con noi, quindi Ecco, chi vuole ti avvicinarsi a faccio subito una Shiva domanda, perché può io fare. sapevo che fino a poco tempo fa lo si poteva trovare sul monte Kailash,
noi tanto facciamo finta, quindi tu mi confermi che effettivamente c'è ancora. La sua dimora è il Monte Kailash, però ci sono varie città a lui care, tra cui appunto Varanasi, Benares, e poi voglio dire Shiva va dove vuole, però la sua dimora è il Monte Kailash, lui vive sul Monte Kailash. Infatti si parla anche di yogi come Adi Shankaracharya o altri che hanno avuto la grande opportunità di ricevere insegnamenti da lui in persona. Adi Shankaracharya, Agastya Muni e altri, Babaji, hanno ricevuto insegnamenti da Shiva in persona. Ecco, una domanda ricorrente un po' in tutti i tuoi video, ma farei rispondere a te. Io sono molto legato sia a Shiva che a l'Om. L'Om è il simbolo che vedete qua sotto e quindi farei spiegare a te che cos'è questo simbolo, per chi si fosse sintonizzato solo ora. Om è la vibrazione che sostiene l'intera creazione universale. Om è il suono che sostiene l'universo, l'energia cosmica onnipervadente. Infatti da Om deriva la parola omnis in latino, che vuol dire tutto, olistico, quando noi diciamo olos viene da tutto ed è collegato alla parola Om in sanscrito. Quindi Om è la vibrazione cosmica onnipervadente, la vibrazione che se entriamo in uno stato meditativo profondo possiamo sentire, perché è ovunque. Infatti anche Yogananda nei suoi scritti, nei suoi libri come autobiografia di uno yogi, spiega che è possibile sentire l'Om, il suono, la vibrazione Om proprio dalle proprie orecchie, perché è qui, è ovunque. Mm. Mi chiedono anche, alcuni fanno anche riferimento, perché vedo che quando si parla di India dice sì, però l'India ok, ma anche qua c'è della spiritualità, le divinità sono anche qua, ma in realtà l'uno non esclude l'altro e quindi vuoi Mm. rispondere anche un po' tu per chi vuole cercare un lato spirituale? Ci sono tante religioni, scopriremo poi anche in altre puntate che dicono poi tutti le stesse cose e soprattutto cristianesimo e India sono molto collegati e si può anche essere spirituali qua. Poi tu hai fatto un percorso perché tu stessa sei molto legata a quelle zone, ma non vuol dire che ci sia solo in quelle zone, quindi vorrei un tuo parere su questo. No, no, allora, prima di tutto ci sono fasi storiche. Per esempio adesso l'Oriente si sta occidentalizzando tantissimo e l'Occidente invece si sta interessando alla spiritualità dell'Oriente, che poi è collegata anche alla spiritualità occidentale. Io dicevo prima che l'India è l'Himalaya in particolare, il cuore pulsante della spiritualità planetaria. Poi però questa spiritualità si è diffusa in tutto il pianeta Terra, quindi troviamo in Occidente varie filosofie. Per esempio Pitagora, per citarne uno, insegnava a Crotone, aveva una scuola di spiritualità, di vita, di stile di vita positivo a Crotone, e non è solo importante per il teorema, ma Pitagora ha dato le basi della filosofia occidentale per quanto riguarda uno stile di vita pacifico, per quanto riguarda la reincarnazione, l'alimentazione vegetariana. Lui aveva addirittura una moglie che si chiamava Teano, e la quale è diventata la prima grande filosofa d'Occidente proprio perché Pitagora le insegnò tutto quello che lui sapeva e credeva molto nel potere di guarigione dell'energia femminile della donna, e quindi poi quando lui lascia il corpo Teano porta avanti la scuola di Pitagora. Questo è un esempio, ma i greci in generale sono stati molto affascinati dall'antica filosofia indiana e c'era un forte scambio tra Grecia e India. Oppure nella biblioteca di Alessandria d'Egitto, è un altro luogo importante, troviamo tanti spiritualisti che si sono dati da fare per far conoscere l'antica spiritualità dell'India, ma che è universale anche in Occidente. E addirittura ci fu anche una grande matematica come Ipazia,
che scoprì delle cose riguardo alla matematica molto avanti rispetto al periodo che lei viveva, proprio perché aveva la possibilità di consultare i testi che venivano dall'Oriente nella famosa biblioteca di Alessandria d'Egitto, e quindi le hanno dato modo questi studi che lei ha fatto di sviluppare poi tutte le sue varie scoperte. Quindi potrei stare qua ore a Sedona, in America, ci spostiamo dall'altra parte, troviamo proprio in Arizona, a Sedona, un luogo molto particolare, caro agli indiani d'America. Sedona era un luogo in cui andavano in pellegrinaggio varie tribù di varie, perché ci sono tantissime tribù tra gli indiani d'America. Nessuno si era fermato a Sedona, ma quello era un luogo di pellegrinaggio che tuttora oggi è molto affascinante, poiché Sedona è composta da dei vortici naturali, dei vortici energetici, che a causa di come è fatto il terreno, in cui c'è il ferro, ci sono cristalli, la terra è rossa, e questi vortici energetici, che quindi sono grandi conduttori di energia, nella città di Sedona si possono verificare guarigioni, grandi aperture di coscienza, grandi risvegli di coscienza, e ci sono tanti esempi di questi avvenimenti. Per esempio il famoso scrittore James Redfield ha avuto la prima guarigione che lo ha ispirato poi a scrivere i libri che hanno avuto un grande successo, come La profezia di Celestino, dopo aver vissuto una guarigione fisica proprio a Sedona. E quindi questo luogo, Sedona, è da visitare, perché viene chiamata anche la città dei sensitivi. Tantissimi sensitivi da tutta l'America, ma anche da varie parti del mondo, decidono di vivere lì, proprio perché lì c'è questa energia particolare che favorisce il terzo occhio, che favorisce questa armonia, questo flusso di buona energia che serve alle persone molto sensibili e che sono in contatto con l'invisibile in modo piuttosto importante. Un altro luogo speciale che si trova in America è il Monte Shasta, che è in California, in cui si dice che sotto il Monte Shasta ci sia una città sotterranea di abitanti che hanno una tecnologia avanzatissima e che portano avanti un programma di risveglio di coscienza planetario, e quindi con la loro buona energia vogliono portare questo cambiamento anche in Occidente. Quindi ci sono varie situazioni anche in Occidente molto interessanti. Ok, ho altre domande. Io intanto dicono che sarebbe bellissimo sentirti cantare, direi che fra una decina di minuti potranno vedere esaudito il proprio desiderio, magari se ti va qualcosa lo fai ascoltare. Un sacco di complimenti, ci chiedono anche sia qualcosa collegato a Vishnu, se ci puoi raccontare qualcosa di Vishnu, e poi una domanda che è ricorrente, fra l'altro lo fa una delle nostre più fedelissime ascoltatrici, che è una toscana in cucina a cui mando un bacio grande. Ti chiede, sei dell'idea che chi non pratica la dieta vegetariana sia in qualche modo ancora lontano dalla piena spiritualità, e secondo te è una tappa obbligatoria essere quindi vegetariani? E quindi io giro a te questa domanda. È una bellissima domanda e io penso proprio di sì, che sia una tappa obbligatoria, e ti spiego anche perché. Noi abbiamo un sistema di nadi, di canali energetici molto sensibili che attraversano il nostro corpo energetico. Dal momento in cui noi inquiniamo il nostro corpo fisico con la morte di animali, che siano di terra o di mare, non importa, ma di altri esseri viventi che sono morti crudelmente per nutrirci, andiamo ad avvelenare il nostro campo energetico sottile di vibrazioni di morte, di rabbia, di negatività, di dolore, di sofferenza di altri esseri viventi, che poi influenzano, queste vibrazioni negative, la nostra personalità, influenzano il nostro livello di coscienza, e quindi siamo più tendenti verso un comportamento aggressivo, verso l'accettazione anche della violenza intorno a noi. Chi mangia violenza accetta
accetta meglio, incassa meglio la violenza che vede nel sistema intorno a sé. Quindi c'è tutto un programma planetario per tenere basse le coscienze, a partire dalla alimentazione. E se vuoi alzare il livello di coscienza, una delle prime cose da fare è scegliere un'alimentazione che favorisca questo risveglio, e l'unica alimentazione che favorisce questo risveglio è quella libera da violenza e da maltrattamento verso altre entità viventi, libera dalla morte. Noi creiamo karma. Questo è molto importante. Ognuno di noi con i suoi pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni crea continuamente karma. E cos'è il karma? È il divenire, causa-effetto, 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 questo meccanismo naturale che crea il nostro divenire, la nostra realtà. Molti di noi non sono in grado di controllare i propri pensieri, le proprie emozioni, le parole che dicono, le azioni che fanno in tanti ambiti della propria vita, però almeno l'alimentazione puoi, puoi scegliere. In ogni caso tu scegli, però molti non hanno ancora la sensibilità di scegliere per quanto riguarda pensieri ed emozioni, la positività, perché non sanno come fare, ma l'alimentazione ognuno di noi può riuscirci a scegliere quella positiva, non violenta. Quando tu scegli quel tipo di alimentazione vegetale, inizi a liberare la tua mente e i tuoi canali energetici da negatività. Di conseguenza sviluppi una sensibilità che ti permette di scegliere la positività anche nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, nelle tue parole, perché diventi più lucido. Ecco. Quindi è qualcosa di estremamente potente. Prima di lasciarti la domanda su Vishnu, io l'ho detto in qualche puntata, così rispondo anche a Weio, ma in realtà la domanda di Wei è ricorrente. Io sono molto per il libero arbitrio, ognuno, io al massimo do qualche consiglio, però sull'essere vegetariano magari non tutti sanno che lo sono anch'io, e lo sono da ragazzino, quando praticavo la Muay Thai e quando anche a livello fisico, quindi ho potuto dimostrare, ma provare, che con l'alimentazione quasi vegana in realtà si può avere anche un aspetto ipertrofico e anche decisamente una muscolatura. Io un esempio che vado a fare sono anche Mike Tyson è vegetariano, ecco, lo è diventato sicuramente a posteriori, però si ha un po' un'idea della spiritualità che andrebbe un po' rivista. Poi c'è chi mette i manifesti dappertutto, io lo dico solo a chi me lo chiede, il fatto di essere vegetariano, perché ognuno fa un percorso, poi magari ognuno è anche giusto che possa scegliere, però la domanda di Wei io in realtà l'ho proprio presa per fare un po' da esempio, per togliere un po' qualche stereotipo, ecco. Quindi ti Ma rilascio la pensate domanda. Sì. anche, mi viene in mente questa cosa, caro Gianluca, che anche abbiamo citato Pitagora prima. Pensate che fino al 1800, quando qualcuno era vegetariano, si chiedeva il vitto pitagorico. Non si parlava di vegetariani, ma di pitagorici. Chi era vegetariano era pitagorico. Quindi questo è anche molto interessante, come si sia mantenuto, no, l'associazione di Pitagora con l'alimentazione vegetariana. Mm. E un'altra domanda che fanno spesso, quindi ringrazio anche Giampiero, è quindi, ma nei vegetali non c'è vita? In realtà c'è energia vitale, che è un'altra cosa, però se vuoi rispondi tu. Sì, c'è energia vitale, e poi non si può comparare un orto a un mattatoio, quindi cioè, insomma, abbiamo risposto. Ok, invece la domanda su Vishnu, poi in realtà mi fa piacere rispondere un po' a tutte le domande e poi ti sentiamo anche, vediamo anche qualcosa di pratico, così arriviamo anche a mia figlia, perché in effetti io e te ci siamo sentiti e qualcuno se lo ricordava, perché il primo commento appena abbiamo fatto uscire la locandina di questa nostra intervista fa: e quindi tua figlia sarà contenta? Assolutamente sì, però quindi l'ultima domanda è quella su Vishnu. Vishnu è la grande energia, e colui che mantiene, è l'energia di mantenimento.
Vishnu, non a caso, la parola, se noi analizziamo la parola Vishnu, vediamo che all'interno della parola Vishnu c'è la radice vis, che in latino, siccome il latino viene dal sanscrito, in latino vuol dire forza, vis roboris è la forza, quindi all'interno della grande energia di mantenimento c'è la forza e sostiene tutti gli esseri, mantiene tutti gli esseri e fa in modo che l'energia di creazione, di trasformazione possano avvenire. Quindi Vishnu è importantissimo. Fa parte della Trimurti, queste tre energie cosmiche universali che danzano continuamente tra di loro, che sono Brahma, l'energia di creazione, Shiva, l'energia di trasformazione e Vishnu, l'energia di mantenimento. E anche nella nostra vita funziona nello stesso modo. Noi creiamo, manteniamo, trasformiamo, creiamo, manteniamo, trasformiamo e se andiamo ad analizzare queste tre energie, quella più elevata di tutte è proprio il mantenimento, perché creare siamo tutti capaci, trasformare più o meno, ma mantenere vuol dire che sei saggio, mantenere buone relazioni non è da tutti, mantenere un buon lavoro non è da tutti, mantenersi in questo mondo in generale non è da tutti, quindi il mantenimento è una qualità molto elevata a livello spirituale. Una domanda che giro subito a te, perché in altre puntate ho parlato di mantra, e molti mi hanno detto, tu che hai una bimba piccola, come hai fatto? Io ho dei bimbi piccoli, quale può essere il modo per approcciarsi? Ecco, mia figlia è stata avvantaggiata perché io abito di fronte Savio e ogni volta che lo vede impazzisce per Savio e poi approfondiremo anche con lui Power Mantra. Però che consiglio ti senti di dare? Cominciamo a entrare nell'ambito mantra, così cominciamo poi anche a sentirti cantare. Con i bambini, i primi passi verso i mantra. Beh, è un mantra che io consiglierei a tutti i bambini è Om Shanti Om. È un mantra facile, semplice, che ha un grande potere, che crea pace. Quindi iniziate la sera quando volete aiutarli ad addormentarli, oppure quando volete aiutarli a mantenere la calma. Il mantra Om Shanti Om lo potete ripetere con le mani giunte sul chakra del cuore, quindi sul petto, in questo modo. Om Shanti. Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Io tutte le volte che canti rimango esterrefatto, ma giravano anche dei video, io cioè vi invito anche a farlo, perché quando si è un bambino piccolissimo, anche per chi non ha una voce come la tua, andare a fare semplicemente l'om vicino e tenere la nota, i bambini riconoscono il suono, provate, ci sono anche dei video super emozionanti che sono diventati virali, di persone che fanno risuonare l'om vicino ai bambini piccolissimi e questo loro lo riconoscono proprio. Sì, esatto. Poi specialmente le vocali, anche prima di approcciarsi ai mantra, ma le vocali hanno un grande potere liberatorio, calmante, rigenerante. E se giocate con i bambini e gli aiutate a ripetere le vocali in modo terapeutico, tipo ah, 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 ah. Questa per esempio è la vocale della guarigione, la A la pronunciamo quando ci sediamo, quando, dopo una giornata lunghissima, ah, finalmente sono a casa, oppure quando stiamo bene, quando godiamo, usiamo la vocale A e quindi è proprio la vocale della guarigione e quando la usiamo con i bambini li aiutiamo tantissimo a sviluppare il loro potere di autoguarigione e così con ogni vocale
ogni vocale ha una sua funzione e ripetendola insieme per noi anche, per le persone anche che non sono più bambine ma che hanno un corpo più adulto e sia per quelli che hanno un corpo piccolo fa molto bene. E nel mio libro, tra l'altro, c'è uno dei CD in cui faccio questa meditazione che potete seguire e potete ripeterla insieme a me con le vocali, così conoscete bene il significato e come usarle al meglio. Ti faccio una domanda particolare, se è possibile che vorrei che te ci parlasse dei mantra delle 100 sillabe, giusto ieri mi è capitato un riferimento ma non ho potuto approfondire. Mantra delle 100 sillabe dovrebbe dirmi qualcosa in più. Anche io non mi Perché è mai capitato. ci sono i 108 nomi, per esempio 108 nomi di Shiva, 108 nomi di Vishnu, 108 nomi di Durga e questa è per esempio una meditazione molto importante perché ogni avatar ha tantissime qualità, il numero sacro è 108 e 108 quindi sono sia i grani del Japamala con cui sgraniamo i mantra e con cui ripetiamo i mantra e sia sono i punti energetici che abbiamo nel corpo e quindi quando noi ripetiamo un mantra 108 volte o diciamo le 108 qualità di un avatar, per esempio, di uno di questi esseri speciali che discendono totalmente consapevoli dall'universo spirituale, abbiamo un grande beneficio energetico. Quindi forse si riferiva a questo. 108 è un Sì. numero sacro. Ecco, fra l'altro una similitudine carina perché hai citato il Japamala che in realtà abbiamo detto che vuol dire quindi ripetizione, ma per un errore di traduzione semplicemente spostando l'accento può voler dire anche rosa, di qui il rosario dei cristiani che usano anche loro per pregare, quindi ci sono una marea di similitudini come ho detto prima e magari poi dedicheremo una puntata sulla figura di Gesù Cristo e sulla religione cristiana con tutti i riferimenti all'India, quindi ci sono un sacco di similitudini. Sì, il Japamala è proprio l'antenato del rosario. Pensate che il rosario ha 54 grani, che è esattamente la metà del Japamala che ne ha 108. Quindi è chiaro che i missionari cristiani che vennero in India centinaia di anni fa hanno preso quella pratica e l'hanno portata in Occidente, solo che non sapevano che il 108 era importante mantenerlo perché 108 sono i punti energetici che abbiamo nel corpo, quindi quando noi usiamo il Japamala diciamo un mantra per ogni marma. Marma è il punto energetico che noi abbiamo nel corpo e quindi loro l'hanno tagliato a metà e poi hanno fatto un altro tipo di pratiche con quell'oggetto, però viene dall'India, è un antenato, il Japamala è l'antenato del rosario. Ecco, e anche lì poi andremo ad approfondire come infatti alcune messe vengono celebrate in latino proprio per un discorso di risonanza, di frequenza, di suoni particolari. Ma vorrei ritornare con i mantra, perché quando si pensa ai mantra, un mantra, il Maha Mantra, uno tra i più importanti, per non dire il più importante, è l'Hare Krishna, quindi ce lo puoi accennare così spieghiamo anche la potenza di questo mantra? Sì, se vuoi lo suono, lo canto, lo suono. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E così via. Questo è il mantra Hare Krishna. E Hare è la potenza della divina energia femminile. Hare è la potenza delle nostre emozioni, quando lasciamo fluire le nostre emozioni in modo sciolto e naturale, siamo in armonia con la nostra buona energia femminile, quindi questa potenza si trasforma in piacere, perché le emozioni ben trasformate diventano piacere. E quindi Hare, la potenza del piacere, della divina energia femminile. Krishna è il fascino dell'energia maschile, Rama è la forza divina dell'energia maschile. Quindi per compensare un'energia femminile ce ne vogliono due maschili. Arrivano una marea di complimenti, però condivido brividi e pelle d'oca, e mi spiace che lo stiate sentendo attraverso un device, che può essere un telefonino, un PC, magari poi anche in televisione, perché il bello di Tea è poterti ascoltare live. Intanto vediamo, abbiamo anche una foto dove c'è anche Savio, che poi proseguiremo con lui il discorso dei mantra, ma è veramente, io spero che tu possa tornare live, perché non Sì, avete ma manda un idea. po' di foto dei concerti che ti ho mandato, facciamo vedere quello che abbiamo fatto in questi anni. Adesso sappi solo che Manuel, il nostro regista, è completamente rapito e quindi avevamo una marea di cose preparate, ma lui è assorto, si sta godendo la puntata, ecco. E lui so che fa fra l'altro un bel viaggio, prende 3 pullman per tornare a casa tutte le volte, e sappi che è proprio fisso sui mantra, quindi lui ascolta, è Ah, proprio fruitore, quindi è molto molto toccato dall'argomento, e quindi bene, scusalo bene. se si perde in qualche cosa, però effettivamente te è una potenza, quindi io ogni volta che ti incontro veramente lo si percepisce, un'energia fortissima, hai veramente un qualcosa che condivido. Chi magari all'inizio dice ma non è di questo mondo questa ragazza, no, non è di questo mondo, ecco, e quindi io poi fra Grazie, l'altro grazie. ti hanno fatto cantare anche proprio su Rai 1, Domenica In, hai avuto la Hai possibilità di visto? spargere in Eurovisione questa potenza, e quindi Ma poi poi insomma. c'erano i sottotitoli, c'era il mantra Hare Krishna, hanno messo i sottotitoli, ma ti rendi conto? Cioè, per chi non gli era chiaro, gli hanno messo pure i sottotitoli e abbiamo fatto My Sweet Lord e all'interno George Harrison, che era un grande amante dei mantra, un grande amante dell'antica filosofia indiana, di Yogananda, di Prabhupada, perché poi ha avuto una grande relazione con gli Hare Krishna, addirittura ha regalato agli Hare Krishna la loro tenuta che hanno in Inghilterra, Bhaktivedanta Manor, è un dono che ha fatto George Harrison a loro, e quindi su My Sweet Lord ta ta ra ta ta ra 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 ra, ta ta ra ta ta ra 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 ra. Alla fine, dopo My Sweet Lord, oh my Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you. Alla fine troviamo il Maha Mantra, viene chiamato il grande canto della liberazione, il Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E poi c'è anche un altro mantra dopo il Maha Mantra Hare Krishna in quella canzone, che è Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, che è un mantra dedicato al maestro spirituale, che spiega il guru è come Brahma, è come Vishnu, è come Maheshvara, che è un altro nome di Shiva, quindi per far capire che il guru, il maestro spirituale, è colui che sviluppa al meglio le capacità umane di creare, trasformare, mantenere, e crea quindi un buon karma, un buon divenire, vuole insegnare a uscire dal buio e a entrare nella luce a chi ha il coraggio di conoscere se stesso. Fantastico, e confermo i brividi, perché veramente la pronuncia è importante. Io conosco bene i mantra, ma li dico a mio modo, quindi quando te li sento pronunciare sento proprio una botta che arriva, e fra l'altro
E sottolineo anche la potenza, perché tutti dicono: ma quanto è rilassante? Sì, il rilassamento è una parte, ma proprio come l'acqua può anche essere in tempesta, e i mantra danno anche potenza, poi lo vedremo anche con Ma Sara. Io certo, quando mi certo, per alleno, esempio quando vado c'è. a correre, per chi ricollegandosi sopra, anche per mettersi sotto 100 kg di panca piana, in realtà il mantra ti dà proprio una potenza assurda. E saluto anche Marco Ricolegraia, che è una certezza, oltre che un mio grande amico che è collegato insieme a noi. Un mantra di guarigione molto, che fa molto bene e che è contenuto anche nei miei CD, per chi è interessato ad averlo, è il Mahamrityunjaya mantra, che se vuoi lo dico così per gli amici e per chi vuole conoscerlo, e fa così. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति 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 Ci vuole sempre un po' per riprendere. Quando finisci, lasci quel vuoto che uno poi ha bisogno di un attimo per riprendersi. Effettivamente è notevole, quindi io spero veramente tanto che si possa tornare anche a fare gli eventi, perché poi tu vieni spesso a Torino. Torino è una città che mi ha accolta, infatti io ti ho mandato delle foto, tra cui una di quelle che tu hai fatto vedere adesso, era proprio a Torino. Nel 2018 ho fatto un concerto per ringraziare la città di Torino di tutto l'affetto che mi ha dato in questi anni e ho fatto la presentazione di un mio CD lì in un teatro, Teatro Espas. Ci fu Karin, una mia carissima amica che ha organizzato l'evento e altri amici che hanno collaborato e alla fine sai quanti eravamo? 420 persone. Ma c'eri anche tu poi quel giorno? Io sono passato a salutarvi anche perché io trasmetto a 50 metri da quel teatro, quindi io sono veramente lì. Infatti. Quindi Eh. sì, 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 io anche E qua quindi non e c'era riesco. Savio, c'erano tantissimi amici, è stato un evento indimenticabile, 420 persone, Hara Hara Mahadev, c'erano tutti in estasi e quella foto che hai fatto vedere prima di noi che suonavamo è di quell'evento lì del 2018. Eccolo qua. Questa, sì, 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 sì. Bene, Con dai. Marco della Ratta all'Eng. Vorrei riprendere un po' da quelli che sono, per quanto se ne possano avere di questi tempi, i progetti per il futuro, so di tutti i tuoi viaggi, tutto ciò che ti può portare in giro per il mondo. Ci puoi anticipare qualcosa? Siamo in chiusura, sì, quindi siamo in chiusura. Beh, al momento il mio libro è, infatti io ringrazio chiunque voglia prenderlo, se mi volete scrivere alla mia mail teacrudi, crudi, @yahoo.it, vi manderò questo libro con una dedica personalizzata. Questo libro per me ha segnato un grande punto d'arrivo perché ho messo per iscritto le conoscenze che ho avuto la fortuna di ricevere e di praticare in questi anni. Quindi per me questa opera segna un grande omaggio al passato, cioè a tutto quello che ho imparato in questi anni e anche un nuovo passo verso il futuro. Io ho intenzione di continuare a scrivere, di continuare a produrre opere di questo tipo perché vedo che le persone hanno bisogno sì di ascoltare ma anche di leggere, di capire, di approfondire e quindi sicuramente sempre di più darò spazio a questo tipo
di opere spirituali. Dopodiché adesso è un momento in cui io mi dedicherò soprattutto a dei programmi online e ho intenzione di far partire anche degli incontri online in cui approfondirò vari aspetti dello yoga. Chi vuole essere informato su questi miei programmi mi può scrivere alla mia mail THEA yoga questa volta perché è proprio specifico per questo programma, tea yoga @libero.it e vi manderò tutte le informazioni perché è un qualcosa che avverrà fra qualche mese, ecco. Fantastico. E poi ci chiedono come ultimissima se vanno bene anche per addormentarsi, quindi addormentarsi con i mantra. Va benissimo per addormentarsi, va benissimo per svegliarsi, va benissimo per caricare gli ambienti in cui viviamo, lavoriamo, riposiamo, cuciniamo. Quando cucinate, mi raccomando, usate i mantra perché caricate il cibo, specialmente vegano o vegetariano, di buone vibrazioni. Quindi andate a mangiare un cibo informato di vibrazioni spirituali che fanno bene non solo al corpo ma alla mente e allo spirito. Quindi yoga vuol dire unione, unione armonica tra spirito, mente e corpo, e quindi usare i mantra per cucinare ci aiuta a creare questa unione, perché proprio il cibo che mangi quando è caricato con i mantra ha un'altra vibrazione. Grazie di cuore Tea per essere stata insieme a noi come al solito, un abbraccio grandissimo anche se virtuale purtroppo. Grazie, è stato un grande piacere per me, Gianluca. Ringrazio tutti gli amici, le amiche che sono in ascolto e vi auguro un buon viaggio, una buona eternità e traiamo il meglio da questo momento storico che stiamo vivendo, diventiamo sempre più forti e ricordiamoci, capiamo bene, soprattutto adesso più che mai, che questo pianeta non è la nostra casa, noi veniamo dall'universo spirituale, siamo spiriti eterni. Hare Krishna. Hare Krishna sempre, colgo anche i mandala che saranno oggetto di una prossima puntata, quindi rimanete collegati con noi, un bacio grande, Hare Krishna, andiamo in sigla, recuperate tutte le puntate precedenti, anche quelle che verranno, cercate Facciamo Finta Che su tutti i social, il gruppo Telegram, su Facebook, su Instagram, insomma ovunque, e poi aspettiamo Tea dal vivo. Un abbraccio grande, Hare Krishna, andiamo in sigla.